Bravissima, bravissima, bravissima. Ah, pure qua c'è il piercing, hai visto? Ecco fatto, hai sentito un bel clock. Buongiorno a tutti, oggi è qui con noi Vittoria. Ciao. Allora, Vittoria oggi viene da me per un controllo generale posturale. Lei ha effettivamente una problematica conosciuta, una deglutizione atipica, in questo momento ha anche l'apparecchio, indubbiamente per la seconda classe mandibolare, giusto per una retrazione della mandibola indietro. E infatti è tipico perché insomma è la cosa più comune che quando c'è una seconda classe mandibolare possa effettivamente venire fuori una deglutizione atipica. La deglutizione atipica di consueto porta delle problematiche nella catena muscolare anteriore, anteromediale, che è una catena della quale la stessa lingua fa parte. La lingua, diciamo, fa parte di questa catena che arriva fino agli alluci addirittura. Quindi abbiamo delle posture ben precise, te le posso fare vedere, ti metti un attimo qui, girati verso di là per favore. La prima cosa, mettiti là per favore, così vediamo un attimo. Ok, la prima cosa che vediamo subito è questo avanzamento del bacino in iperlordosi in questo modo qui, anche se lei è magra magra, sembra che abbia il pancino qui perché ovviamente la catena muscolare è retratta e porta questo tipo di postura con il bacino molto in avanti, la testa appunto un po' più in avanti, le scapole clamorosamente alate, le vediamo un attimo qui, ok? Proprio che sono proprio assolutamente visibili ad occhio nudo, ma basta che metto esatto le mani così si vedono subito quanto sono alate. Le ginocchia molto estese, vedete subito questa postura tipica, ok, delle ginocchia molto in estensione, e i piedi che almeno all'apparenza sembrano piatti, ma vi assicuro non lo sono, semplicemente lo si può notare questo atteggiamento della catena muscolare che porta in chiusura verso un similpiattismo, che non lo è assolutamente se facciamo degli esami di appoggio plantare, quindi baropodometrici. La cosa interessante della lingua è che appunto poi va a creare delle tensioni nell'area della terza vertebra cervicale, ok? Perché proprio a livello proprio di appoggio, ovviamente non la lingua stessa ma tutta la fascia si va ad agganciare nella parte anteriore della terza vertebra cervicale e porta infatti questa difficoltà anche a livello della deglutizione che solitamente richiede l'aiuto della cervicale in questo modo. Vediamo inghiotti per favore. Ok, non lo fa neanche più di tanto, però lo fa. La cosa che mi interessa, rifallo. Esatto, proprio si sente alla palpazione, proprio si sente la terza vertebra che letteralmente anteriorizza e ritorna, ok? Purtroppo non si vede benissimo dall'esterno, però si sente a livello palpatorio, vi prego di credermi sulla parola. La cosa interessante, porta fuori la lingua, ok? Cerca di toccare il naso, dopo i piercing, cioè tocca il naso, riesci? È impossibile perché ha una deglutizione atipica molto importante. Ti chiedo, guarda, di inghiottire, non ce la farai, ok? È impossibile, è molto difficile, perché ovviamente non c'è la tensione adeguata, ok? La libertà è adeguata quando noi facciamo il test, quindi lei è impossibilitata a inghiottire. Ti faccio venire per favore dall'altro lato, guarda, fai il giro. Siediti qui, per favore. Hai fatto logopedia per caso? No. No. Allora, posso avere un attimo le mani tutte e due? Tienile bene dritte così, apri le dita, apri le dita, forti forti, non mi fare vincere, ok? Stringi così, stringi, chiudi, attento alle unghie, resisti, qui non ce la fai a destra, rimani così, spingi tutto in basso, qui non ce la fai, vedi? Spingi in alto e qui invece sì. Spingi in alto, qui assolutamente sì. Allora abbiamo intanto poi a livello strutturale una problematica alla settima vertebra cervicale con la radice inferiore della C8, che non è una, ripeto, una vertebra, ma c'è la radice nervosa che fa indebolire effettivamente dei muscoli ben precisi, in questo caso appunto il trapezio e i flessori delle dita. La cosa che è importante è che adesso ci risolviamo subito. Aspetta un attimo, mettiamo la luce infrarossi, scusate, l'ho messa di là. È importante che appunto fa cedere questi muscoli e di conseguenza basterà una stimolazione, un piccolo sblocco per essere subito rinforzati all'istante.
piccola percussione nelle aree di interesse e di nuovo spingi in basso e adesso sei straforte, chiudi le dita e adesso sei straforte. La senti la differenza? Giù la testa per favore, spingi la testa in basso, vedrai che sei super debole perché ovviamente abbiamo sia l'apparecchio che la deglutizione atipica, quindi comunque tutta l'area craniomandibolare porta delle chiaramente problematiche al resto della muscolatura, quindi nella parte anteriore lei ha molta tensione sui muscoli masseteri e oggi faremo una cosa interessante e nuova. Ci mettiamo a pancia in su, Vittoria la testa qui, grazie. Pancia in su, grazie, qui la testa, bravissimo. Guarda, 1, guarda, 2, molto bene. Prenderò i miei bellissimi macchinarietti che lavoreranno, questo tra l'altro è pure nuovo, molto bello, che mi farà una stimolazione ben precisa con calore e piccola vibrazione dell'aria. Lei sentirà piano piano il calore che aumenta e libera il muscoletto. E dall'altro lato il mio macchinarietto vibrazione e magnete in modo tale da liberare i muscoli più profondi. Senti il calore a destra, giusto? Sì. Perfetto. Non fa male, giusto? No. Liberiamo un po' questi muscoli. Facciamo cambio. Ecco fatto. Quando ci sono questo tipo di problematiche, quindi ci sono delle vertebre che possiamo definire chiave, ok? O comunque anche delle aree miofasciali e strutturali che vengono chiaramente a soffrire di più. Una di queste aree è proprio l'area dove fa male a lei, che è tutta l'area delle spalle, diciamo nell'area interscapolare. È proprio qui che ti dà noia, vero? Esatto. Perché questo? Perché quando il bacino va appunto in avanti, quell'area lì è quella parte fasciale che mantiene tutto il carico un po' simbolicamente per non far cadere il corpo troppo all'indietro e chiaramente va in tensione, però non ha un vero e proprio problema. Ovviamente le fa male perché i muscoli sono tesi qui, ok? Ora tra l'altro ce li lavoriamo per bene, aspetta che togliamo i capelli che sono tanti, aspetta. Ecco fatto, grazie mille. Quindi le andiamo a lavorare per bene. Altre aree importanti sono appunto la terza vertebra cervicale e ovviamente l'area mandibolare che è molto importante. I piedi, molto importanti proprio perché si devono lavorare e sbloccare in modo adeguato, e ovviamente tutta la parte diciamo addominale, anche viscerale e anche proprio delle fasce diaframmatiche, ok? Queste sono zone molto importanti. Liberiamo un attimo qui. E ci sblocchiamo questa vertebra. Allora, ruota la testa verso sinistra, vai, 1, 2, 3, lascia, morbida, ecco fatto, hai sentito un bel clock, zero dolore, giusto? No. Spingi a destra, ruota, 1, 2, lascia, ecco fatto, prima cosa, super tranquilla. Altra cosa, ti chiedo per favore di metterti un pelino più in basso, Sì. un pelino, grazie, così va bene. Mi dai le braccia un attimo? Queste le teniamo bene così per favore. Mi darai la testa. Dammi la testa. Ok. Fai un bel respirone. Giù la testa, guarda, rilassa. Esatto, bravissimo. Ora, piega le gambe
Con i piedi spingi verso il lettino, come per sollevare il bacino, brava. Con le spalle, con le braccia mi spingi verso di me. 1, 2, 3, lascia tutto. Ecco fatto, hai sentito un bel clock, eh? Anche qui zero dolore, giusto? Bravissimo. Questo lo dai a me. Ci andiamo a lavorare l'area diaframmatica, le puoi mettere giù le braccia, non ti preoccupare. Ah, pure qua c'è il piercing, hai visto? Proprio. Vabbè, non sarò quello che dice che i piercing fanno male, ma effettivamente un pochino sì, ogni tanto. Li avevo perfino io, quindi non ti preoccupare. Non come i tuoi, però. Ha fatto male questo? No. È proprio dentro l'ombelico te lo sei fatto. Fai vedere quello della lingua? Sono due, giusto? No, È uno, orizzontale. orizzontale, addirittura. Non mi sento più a passo coi tempi. Allora, dammi per favore qui. Morbida. Ecco fatto. Vittorie tutte, eh? Guarda qua. E la combo abbiamo fatto. Piega. Eccola qua. Eccola qua, hai sentito? Cara, sei la prima da tantissimo tempo che ha la totalità di sblocchi effettuati su tutte le ossicine sbloccabili facilmente. Hai visto? Complimenti. Allora, ti metti sul fianco verso di me. Sblocchiamo anche qui delle aree chiave, le aree più che altro dell'area diaframmatica. È giovanissima, ci mancherebbe, però quando si fanno questi controlli è bene sempre sbloccare. Esatto, vedi perché si manifestano tanti blocchi. Vieni dall'altro lato. Faccio io? Faccio tutto io. Tieniti qui. Ecco fatto. Ti posso chiedere di venire seduta? Sì. Ti aiuto? Opla. Di là. Allora. Sì, qua già andiamo subito meglio, lo senti che siamo molto più liberi i muscoli. Mi dai per favore questa, la metti così, ok? Aspetta, i capelli mi servono dall'altro lato. Ok. L'altra pure per favore molto libera. Rilassa la testa, fai un bel respiro, butta l'aria, prendi aria, butta l'aria. Ecco fatto. Hai visto che bello scrocchione che abbiamo fatto, eh? Queste le prime coste. Stessa cosa, così, molto libera. Queste le mettiamo dall'altro lato, faccio tutto io. Dammi la testa, bel respiro, butta l'aria, butta, butta. Ecco fatto, bravissimo. Ci siamo. Pancia in su. Controlliamo la catena muscolare anteriore, in questo caso testiamo prima i due muscoli importanti, due dei muscoli della catena, in questo caso da soli la parte superiore solleva, che era debole quindi prima, quindi vediamo se si è rinforzata, spingi in alto e si è rinforzata perché ovviamente abbiamo liberato i muscoli della bocca e un altro muscolo, in questo caso il retto femorale, spingi in alto che è fortissimo, ma appunto vogliamo testare la catena, li testiamo contemporaneamente, spingi in alto e insieme, questo in questo momento è forte, spingi dall'altro lato, questo completamente debole, ok? Quindi ha più che altro il lato destro che non sta lavorando bene. Solleva tutte e due, mantienile tutte e due per favore sollevate. Io vado a stimolare i fusi neuromuscolari per rinforzare il muscolo, ma in realtà stiamo stimolando tutta la catena. Spingi tutto quanto in alto ed è ritornato tutto forte, vedi, per magia. Ti chiedo di posizionare, guarda, gamba così,
le braccia tipo a croce, con per favore i piedi che cercano di andare in basso per toccare, esatto, per toccare il pavimento, stessa cosa i pollici, così ruota il più possibile e vai in giù, bravissimo. Posizionerò anche la testa in questo modo, sembra una posizione così strana, però in realtà è proprio per stimolare in apertura, proprio per stirare un po' la catena muscolare della lingua. Ti chiedo per favore il più possibile di tirarla fuori questa lingua e cercare, ovviamente non ce la farai, però di toccare tipo il naso. Mi interessa già che ci provi. E per favore gli occhi devono guardare di qua, vai, lingua su, brava, 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 guarda qua il dito. Stiriamo tutto, guarda sopra, guarda sopra. Stiriamo, stiriamo, stiriamo. I piedi verso il basso, le mani verso il pavimento, soprattutto il pollice. Stiriamo, stiriamo, stiriamo. Bene, 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 bene. Perfetto. Bene, 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 bene. Tranquilla, tranquilla, non ti preoccupare, non faccio nessuna manipolazione, devo solo tirare un po', ok? Ok. A posto, perdono. Le braccia sempre, le mani verso giù. Bravissima, bravissima, bravissima. Ok. E ritorniamo dritti. Super. Pancia in giù. Prego. Guarda. 1. Attenzione. 2. Perfetto. Abbiamo una bella dismetria destra, questo si vede proprio in modo molto importante. Prendiamo i nostri cunei. Ed eseguirò una stimolazione con l'attivator, ok? Ben precisa proprio per la dismetria, in questo caso per la dismetria sul lato destro. Dismetria sparisce completamente, ok? Anche se tolgo i cunei. Un bel respiro, butta l'aria, butta, butta, ecco fatto. Non mi aiutare, rilassati, ecco fatto. Morbida, ecco fatto. Sblocchiamo tutto. Mi riprendo i cunei. Ritesto perché dobbiamo vedere se ci basta e la dismetria è completamente sparita, completamente, ok? Abbiamo un altro piccolo blocco che ora testiamo in questo modo. Spingiamo in alto qua, muscolo qualsiasi. Mi dai tutte e due le mani, le porti verso l'osso sacro qua? Sì, mettile tipo a preghiera, bravissima così. Io lo metto sul lato destro, spingi in alto e questo cede, ok? A sinistra spingi, questo non cede, ovviamente non cede neanche questo, spingi. Mentre di qua spingi, cede pure questo, giusto per chiarire che non è una questione di lateralità. Quindi c'è un blocco, una problematica sul lato destro sul bacino. Sul fianco verso di me. Benissimo. Vai giù. 1 e 2. Mi dai per favore ancora qui. Prendiamo bene bene
tieniti, morbida, lasciati cadere, eccolo là, rimettiti in giù, per favore di nuovo le mani da me, qui sul bacino, le posizioniamo sul lato destro come prima, spingi in alto ed è fortissimo, non cede più, ok? Vediamo un po' se questa stessa cosa la troviamo sul bacino, sull'occipite, e infatti è così, guardate un po', sempre dello stesso lato, l'occipite segue, vedi, sul lato destro segue la dismetria, ok, che c'era prima, facciamo una bellissima tecnica, 1, appoggia su di me, morbida, rilassa, ecco fatto. E ora è dritto, vedete? Preciso, preciso. Eccoci qua. Ti posso chiedere di venire in piedi? Grazie. Sei sopravvissuta addirittura, dai. Attenta, vieni da me. Allora, innanzitutto, per favore rimaniamo così, innanzitutto guarda un po', la cosa che mi proprio subito spicca agli occhi è che calma molto la tensione che c'era a livello addominale, non so se te ne rendi conto, ma proprio sei anche tu stessa un po' più dritta. Ovviamente stiamo parlando di cose minori da vedere in questo momento, perché ovviamente le problematiche che stiamo dovendo trattare sono chiaramente presenti nella sua struttura da sempre, ma lavorandoci piano piano anche con esercizi a casa sicuramente potremo veramente andare a migliorare tantissimo questa struttura, ma può migliorare tanto anche il linguaggio, può migliorare tanto proprio la tensione a livello della cervicale, tutti i dolorini che chiaramente erano ovviamente logici su questi tratti qui, e tante cose che nell'età ovviamente della crescita non ci sono, comunque nell'età ancora per tanti anni, nell'età giovanile non ci saranno, però chiaramente un po' più da anzianotti ovviamente vengono maggiormente, chiaramente ci danno più fastidio. Ti chiedo per favore, guarda, di darmi qui, inghiotti, ce la fai adesso? Incredibile, ma sì, questo già ci sta dicendo che il detenzionamento è avvenuto in ogni caso, quindi ottimo, quindi questo ci piace tantissimo. Anche un po' le ginocchia mi migliorano, lo sai che non è male, fa vedere. Sì, sì, assolutamente. Cara, io sono molto contento, ovviamente sarà un percorso, non possiamo curare una problematica del genere così su due piedi, però sono delle cose che si devono iniziare, dei percorsi che si iniziano con un primo passo, giustamente. Grazie per aver scelto il mio studio, è stato un grandissimo piacere conoscerti e a presto.